Guarda questo colore, pomodorini rossi e gialli, asparagi selvatici e fagioli cannellini dal gusto buonissimo. Sembra un piatto da ristorante e invece è una semplice pasta e fagioli, una versione primaverile, leggera, profumata e pronta in solo mezz'ora. E oggi ti faccio vedere come prepararla. Ciao, sono Mirko di Sfizia Veg, il canale di ricette vegan veloci e facili da preparare. E oggi facciamo questa pasta con fagioli cannellini e asparagi selvatici, che è uno di quei piatti che quando lo porti in tavola nessuno crede che lo hai preparato in solo mezz'ora. Per prepararla facciamo così: partiamo dal soffritto aromatico con gli asparagi che, se hai visto il mio video sulla pasta e asparagi selvatici della scorsa volta, sai già quanto sono buoni. Oggi però li usiamo in maniera completamente diversa. Poi aggiungiamo pomodorini e fagioli cannellini e lì si crea quella base vellutata che è il cuore di tutto. E alla fine ti faccio vedere un passaggio di mantecatura che trasforma una pasta qualunque in una roba che sembra uscita da una trattoria vera. L'ordine con cui la prepariamo è molto importante perché così facendo costruiamo il sapore uno strato alla volta. Prima il profumo, poi gli diamo un tocco di colore e alla fine arriva tutta la goduria dell'assaggio. Ma prima di partire con la ricetta, una cosa veloce: scrivimi nei commenti, tu la pasta e fagioli come la fai di solito? Classica, un metodo invernale, o hai provato anche a farla un po' più leggera come questa ricetta? Fammelo sapere qui giù nei commenti. Per questa ricetta ci serviranno davvero pochissime cose: una a base aromatica con aglio, alloro e del sedano, degli asparagi selvatici che sono i protagonisti insieme ai fagioli cannellini. Ovviamente se non hai quelli selvatici vanno benissimo anche quelli comprati dal supermercato, il sapore sarà buonissimo comunque. Aggiungiamo i pomodorini rossi e quelli gialli per un po' di colore e infine la pasta. Io ho usato i rigatoni, ma tu puoi benissimo usare quella che più ti piace. Le dosi precise le trovi giù in descrizione o sul sito sfiziaveg.com. Iniziamo con il soffritto, perché è quello che dà il vero carattere a tutto il piatto. Qui l'obiettivo è ottenere un soffritto profumato utilizzando gli asparagi. Quindi prendi gli asparagi, lavali per bene ed elimina la parte bassa che è dura e legnosa. La riconosci perché si spezza da sola nel punto giusto. Dopodiché li tagli a pezzettini con un coltello. In una padella metti olio abbondante, uno spicchio d'aglio, una foglia d'alloro, dei gambi di sedano e gli asparagi tagliati e accendi il fuoco a fiamma medio-bassa. Io faccio partire il soffritto tutto a freddo, perché se l'aglio lo butti nell'olio già caldo, brucia in pochi secondi e diventa leggermente amaro. Invece, partendo da freddo, rilascia l'aroma piano piano, si caramella leggermente e resta abbastanza dolciastro. La stessa cosa succede per gli asparagi. A fuoco dolce restano teneri e prendono sapore, senza abbrustolirsi. Tutto il soffritto dovrà cuocere all'incirca una decina di minuti. Nel caso in cui ti accorgi che l'aglio sta prendendo subito colore, nessun problema, ti basterà abbassare la fiamma. Mentre il soffritto va avanti, prepariamo i pomodorini. Quelli rossi e quelli gialli già in camera danno un effetto da paura, figurati sul palato. Quindi li lavi per bene e li tagli in quarti. Non troppo piccoli, mi raccomando, perché devono mantenere almeno un po' di struttura durante la cottura. Quindi versali nella padella e lasciali rosolare per qualche minuto, giusto il tempo che iniziano ad ammorbidirsi e a rilasciare un po' di acqua all'interno della padella. L'unica cosa a cui stare attenti è non lasciarli cuocere troppo, altrimenti ti ritrovi con una pappa. Se i pomodorini gialli non ce li hai, nessun problema, usa solo quelli rossi, va benissimo. Il sapore non cambia, cambia l'estetica. E adesso arriva la parte che rende questa pasta e fagioli diversa da tutte le altre, che ti lascia veramente soddisfatto. Sì, perché quello che ci interessa è che i fagioli rilascino l'amido all'interno della padella e creino quella sorta di cremina tutta avvolgente che si attacca poi su tutta la pasta. Quindi come li facciamo? Per prima cosa, se utilizzi quelli nel barattolo di vetro, scolali sotto l'acqua corrente utilizzando uno scolapasta, così elimini tutta l'acqua di conservazione. Se parti da quelli secchi invece il processo è un po' più lungo. Magari facciamo un video dedicato su questo se ti interessa. Scrivimelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando, è fondamentale sciacquare per bene i fagioli sotto l'acqua corrente, perché nell'acqua di conservazione che è presente all'interno del barattolo è pieno di sale e di amidi concentrati
e questi ti andranno a creare all'interno del piatto un sapore un po' diverso rispetto a quello che vuoi ottenere realmente. Una volta scolati e sciacquati per bene, li versi all'interno della padella insieme al resto degli ingredienti. Aggiungi un bel mestolo di acqua e li lasci cuocere per almeno una decina di minuti. Devi vedere che sul fondo si inizia a creare una sorta di sughetto e i fagioli iniziano a sfaldarsi leggermente sui bordi. Mi raccomando, tieni d'occhio sempre la padella e se vedi che si asciuga aggiungi un altro mestolo d'acqua. I fagioli devono sempre cuocere in umido, mai a secco, perché se li lasci senza acqua i fagioli si attaccano alla padella e rovini tutta la consistenza del piatto. Una piccola parentesi, se non hai fagioli cannellini ma hai quelli borlotti, va bene uguale. Anzi, questa tipologia si avvicina molto di più alla classica pasta e fagioli. Il metodo rimane uguale, il gusto è un po' più rustico, ma va bene lo stesso. Adesso che i fagioli sono in cottura e se ti piacciono queste ricette semplici ma fatte con un po' di attenzione in più, lascia un like a questo video e iscriviti al canale. Inoltre ti suggerisco anche di attivare la campanella, così non ti perdi i prossimi video che arriveranno qui sul canale. Tra poco ti faccio vedere la mantecatura, che è il passaggio dove avviene veramente la magia. Mentre i fagioli cuociono per bene nella padella, mettiamo su l'acqua per la pasta. Qui l'obiettivo è cuocere la pasta un paio di minuti in meno rispetto al tempo indicato sulla confezione, perché lo scopo è quello di far terminare la cottura all'interno della padella insieme agli altri ingredienti, perché è lì dove prende tutto il sapore. Quindi quando l'acqua bolle aggiungi il sale e versa la pasta. Quando la pasta è quasi pronta, mi raccomando, prendi una bella tazza di acqua di cottura e tienila da parte, in quanto ti servirà per mantecare la pasta. Quest'acqua è oro e il motivo è semplice, è piena di amido e quando la versi in padella, quell'amido si lega all'olio e al fondo dei fagioli creando una sorta di emulsione, cioè quel sughetto lucido e vellutato che avvolge tutta la pasta e che la rende buonissima. Mi raccomando, perché se ti dimentichi di tenerla da parte e scoli tutto, hai perso il pezzo più importante della ricetta. Certo, puoi sempre aggiungere un mestolo di acqua normale, non è la stessa cosa, ma ti salva la cena. Adesso, prima di scolare la pasta, elimina la foglia di alloro, il sedano e l'aglio dalla padella. Hanno dato già tutto il sapore che dovevano dare. Non servono più, quindi scola la pasta e versala direttamente all'interno della padella. Alza la fiamma e aggiungi un po' di acqua di cottura e inizia a far saltare tutto. Devi vedere che si forma quel sughetto lucido che avvolge ogni rigatone. La pasta certo non deve nuotare all'interno del liquido, ma nemmeno rimanere asciutta. Quando la giri nella padella e vedi che il sugo avvolge tutta la pasta, lascia una scia, vuol dire che è pronta. Ci vogliono un paio di minuti, non di più. Mi raccomando, non versare tutta l'acqua di cottura all'interno della padella tutta in una volta. Rischi di far annegare tutti gli ingredienti e quel sughetto aromatico non si forma e per farla asciugare devi farla restare lì sul fuoco per almeno altri 2 o 3 minuti e rischi che poi la pasta diventa scotta. Quindi aggiungi l'acqua di cottura all'interno della padella poco per volta. Quando questa straordinaria pasta e fagioli sarà pronta, la potrai servire all'interno di un piatto con una spolverata di pepe nero e un filo di olio a crudo. Guarda che bel piatto! Il verde degli asparagi, il rosso e il giallo dei pomodorini e il bianco dei cannellini che si sono a mezzi disfatti nel sugo. Questo è un piatto che quando lo metti in tavola parla da solo. Come ti dicevo prima, se vuoi cambiarlo un po', al posto dei cannellini puoi mettere tranquillamente i fagioli borlotti, che viene un po' più rustica, ma si avvicina molto di più a quella tradizionale. Oppure, se non trovi gli asparagi selvatici, puoi utilizzare tranquillamente quelli del supermercato, vanno bene uguale. E se vuoi dare una bella spinta a questo piatto, una bella spolverata di peperoncino piccante ci sta da Dio. Sembra niente, ma apre tutti i sapori. Però ti suggerisco di non esagerare con le varianti, perché il bello di questo piatto è che è semplice e che ogni ingrediente si sente per quello che è. Questa è una pasta e fagioli primaverile che non ha niente da invidiare a quella classica invernale. Anzi, secondo me la batte. Se provi a farla, scrivimi nei commenti come ti è venuta e se hai già visto il mio video su come preparare la pasta con gli asparagi selvatici e dimmi quale dei due preferisci. Non preoccuparti, te lo lascio qui sotto in descrizione, così puoi fare il confronto e scegliere quale delle due versioni ti piace di più. Se vuoi che ne faccia una versione estiva utilizzando magari i fagioli freschi, dimmelo che la preparo. Grazie di cuore per essere arrivato fin qui e se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti. Inoltre ti suggerisco anche di attivare la campanella, così non ti perdi i prossimi video che arriveranno qui sul canale. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Intanto goditi la tua pasta e fagioli cannellini con asparagi e pomodorini e fammi sapere com'è andata.